Ecco qua. Siamo in diretta. Buonasera. Ciao Barbara. Ciao, buonasera Maria Cristina e buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che ci ascolteranno. Esatto, magari mettetemi un commento, qualcuno mi scriva se siamo in diretta, se ci sentite, se tutto va bene, perché è sempre un po' il discorso, sì, no, no, siamo in diretta perché ho chiesto la verifica sul mio YouTube. Quindi ci siamo. Eccoci qua, dunque, benvenuti di nuovo. Ah, Pierre Treuil, benissimo, buonasera signore. Ah, buonasera signor Pierre. Grazie. Merci Pierre pour l'effort en italien. Quindi vi faccio un salutino di questo tipo. Je voudrais juste dire deux mots pour les amis français qui nous suivent ou qui font l'effort de nous suivre effectivement aussi en français ou qui vont nous écouter par la suite en replay. Donc un bonsoir a tout le monde. Ciao Donatella, vedo che cominciano ad arrivare delle persone, degli amici e delle persone che conosciamo. Allora, benvenuti su questo primo appuntamento live in italiano di appunto gli appuntamenti di Astrotarottina. Io sono felicissima come primo live in italiano di condividere con Barbara. Sono molto molto contenta che sia tu Barbara ad inaugurare questa serie, anche Monica. Ciao Monica da Padova, Oh, questa ciao serie di appuntamenti. Qual è la mia idea di questi appuntamenti di astrotarotina? È quello di condividere degli argomenti non solo di astrologia o di tarocchi, ma argomenti e aperture con persone che sono interessati a riflettere sulla forza del simbolo, a scambiare, a come dire, discutere anche su una visione più ampia dell'esistenza, del mondo, che costruiscono delle piste di riflessione, che costruiscono persone che amano anche creare ponti fra i paesi, fra le lingue, fra gli argomenti, delle passerelle e tutto questo con quale scopo? Lo scopo di renderci più liberi nel seguire il nostro cammino, che è sempre un cammino di fatto individuale, anche se noi poi nel nostro cammino ci accompagniamo e incontriamo delle persone. Allora, due parole su Barbara, Barbara Messe, quindi. Allora, leggo attentamente, Barbara, perché non voglio sbagliare nulla. Terapeuta dei corpi sottili delle cose dell'anima, metodo Espavo, messaggi del sé e lavoro interiore. Barbara ha effettivamente una carriera e una formazione accademica, universitaria e tecnico-scientifica importante, perché ha una laurea in scienze ambientali a indirizzo marino che ha perseguito presso l'Università degli Studi di Bari, seguita poi da un master in previsione, prevenzione e controllo del rischio industriale presso l'Università di Bologna. Quindi possiamo dire che Barbara ha una formazione scientifica. Assolutamente. E da sempre, quando dico da sempre, veramente da sempre, Barbara persegue un lavoro di ricerca personale con grande dedizione e anche con grande serietà, cioè è una studiosa, è una ricercatrice ed è una persona che studia. Però Barbara non solo studia, ma poi sperimenta. Sperimenta come ha sperimentato fin da piccola l'esistenza di una dimensione altra, correggimi se non dico Assolutamente bene le sì. cose, proprio come tu definisci, di un altrove, quindi, che si è manifestato in lei attraverso delle esperienze fisiche e anche metafisiche, altri potrebbero dire esoteriche, Mh-mh. metteteci un po' l'aggettivo che volete, ma avete capito che cosa voglio dire, che Barbara chiama appunto i messaggi dal sé, dal sé, sì. Dal sé, Quindi sì. dal sé, esatto. E quindi messaggi dal sé, lavoro interiore, è un metodo di lavoro con l'invisibile e questo fa Barbara adesso. Pensate un po' la sua traiettoria, no? È un metodo di lavoro con l'invisibile, frutto di osservazione, ma soprattutto, e qui ci teniamo molto tutte e due a sottolinearlo Mh. questo, di lavoro attivo, esperienza di anni su se stessa e su altre persone.
perché è così, Esatto. signore e signori, che si va avanti nella vita, sperimentando su di sé e naturalmente condividendo con gli altri poi i risultati che uno ha potuto ottenere ognuno nel suo settore attraverso lo studio e le esperienze. Allora, nella descrizione, ora chi ha ricevuto la mail ha già tutti i contatti di Barbara, nella descrizione comunque del live ci sono tutti i contatti di Barbara, riverificheremo con Claire, che è la nostra moderatrice che ci segue, anche se è francese ma ci segue in italiano in questo momento, e quindi riverificheremo che ci sia tutto in modo che possiate contattare Barbara o possiate vedere quello che Barbara fa sul suo sito, che è veramente fatto molto bene, molto bello, molto estetico, molto elegante, molto chiaro. E Barbara è presente anche su Facebook e è presente anche su Instagram per chi è su questi canali. Allora, il titolo di questo live: Invito al viaggio. Dal bagatto all'eremita, andata e ritorno, perché noi non ci accontentiamo, perché se andiamo bisogna pure che torniamo comunque. Consigli pratici per chi è in cammino. Allora, come è nato un po', Barbara, faccio una piccolissima introduzione. L'idea di questo titolo è nata negli scambi che sono stati Certo. molto naturali, molto spontanei fra di noi, e il fil rouge, questo filo rosso, è partito in un qualche modo Spontanei da... ma guidati comunque. Sì, c'è sempre, per carità. Brava, hai ragione, fidati. È partito da una poesia di Baudelaire, di Charles Baudelaire, che è l'Invitation au voyage, quindi invito al viaggio, ripresa dal nostro italianissimo, nonché siciliano, Franco Franco Battiato, con Battiato. Scalambro, esatto, assolutamente, in una sua bellissima canzone con il testo di Sgalambro, eccetera, una musica che ho usato anche nell'invito che ho messo su Instagram, che non posso mettere adesso perché su YouTube c'è un discorso di diritto d'autore, ma che potete sentire se non la conoscete. Si intitola proprio Invito al viaggio, come il poema, la poesia di Che Baudelaire. fa parte dell'album Fleur, perché riprendeva il concetto del fleur de mal sempre. Fleur du Mal di Baudelaire. Quindi Baudelaire. cominciava già a esserci un discorso fra l'italiano e il francese, fra l'Italia e la Francia. Io sono italiana ma sono in Francia, però sono anche un po' in Italia, lei è in Italia. Insomma, c'era qualcosa che girava attorno a questo tema. Poi io vado a vedere effettivamente, perché non mi ricordavo, comunque sia Baudelaire che Battiato sono arieti tutte e due. Battiato inizia Ariete il 23 marzo e Baudelaire del 9 aprile. Quindi cominciamo a dirci, siamo in periodo di appunto di Ariete, il Sole è entrato in Ariete e L'equinozio. l'invito al viaggio parla dell'inizio di qualcosa, e qualche giorno fa c'è stato l'equinozio di primavera che effettivamente per noi astrologi, o comunque per chi è sensibile al linguaggio dell'universo, è effettivamente l'inizio del nuovo anno, davvero, viene da dire, no? Cioè non è questo 31 dicembre che è stato deciso in maniera più politica nella notte dei tempi che seguendo il ritmo della natura. L'equinozio, due parole velocissime, viene una parola di origine latina, equus nox, quindi uguale e notte, per cui è il giorno dell'anno, il momento dell'anno, l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, in cui abbiamo la stessa durata dell'ombra e della luce, del giorno e della notte. Nell'equinozio di primavera, a partire dall'equinozio di primavera, si allunga il periodo di luce e diminuisce il periodo di ombra, di oscurità. Quindi naturalmente nelle civiltà che sono sorte, nate alle nostre latitudini, nell'emisfero nord superiore, stiamo parlando di questa cosa qua, sono legate a un periodo che è legato alla fertilità, alla rinascita, al rinnovamento, alla nuova stagione, insomma a un nuovo ciclo, a un nuovo inizio. Poi per la nostra cultura di origine giudeo-cristiana comunque abbiamo effettivamente in questo periodo la Pasqua, che può essere ortodossa, cristiana, chiamatela come volete, ma che comunque è situata a dei momenti ben precisi legati alle lune. Nel nostro caso, la Pasqua cattolica cade sempre la prima domenica dopo la prima luna piena, dopo l'equinozio di primavera. Quindi, come io amo sempre mostrare, c'è un'interconnessione fra l'osservazione astronomica, se vogliamo, scientifica del cielo, e poi quello che noi facciamo
in astrologia, cioè traiamo dal simbolo un'interpretazione e cerchiamo di applicarla nella nostra vita per poi aiutarci e sostenerci. Naturalmente l'equinozio di primavera è legato al primo segno zodiacale, che è l'Ariete, che è un segno di fuoco, è un segno cardinale di inizio stagione, governato a sua volta da Marte, quindi caratterizzato dall'azione, l'azione, l'intraprendenza, la creatività. Mi fermo qui perché sono Ariete anch'io, quindi non voglio fare una pubblicità per me. Poi volevo dare proprio in due parole brevissime, come dire, un po' l'atmosfera di questo periodo, che è legata al cambiamento di segni dei pianeti lenti, dei pianeti collettivi, di cui ho già parlato io in video che troverete sul mio canale YouTube Astro Tarotina. E che cosa succede? Succede che questi pianeti lenti collettivi, Urano, Nettuno e Plutone, cominciando da Plutone nel 2024, Nettuno e Urano nel 2025, passeranno da segni femminili Yin, cioè quindi più legati alla recettività, a segni maschili più legati all'azione. Quindi ci rendiamo conto che c'è un cambiamento di paradigma. L'universo ci richiede collettivamente di entrare da una fase più anche di riflessione, di ricettività, a una fase di azione intraprendente, in un qualche modo prenderci le nostre responsabilità. E qui, senza darvi troppi elementi su questi transiti astrologici, perché non è il tema del live, ma mi piaceva, ecco, dare un po' un'atmosfera generale. Ci riagganciamo a questo discorso del viaggio che comincia col bagatto, arriva fino all'eremita e torna indietro. Vorrei solo dire due piccole cose, che questi tre pianeti collettivi e lenti sono chiamati da Rudyard, che è un grande astrologo, gli ambasciatori della galassia, proprio perché ci portano delle energie che sono molto lontane, perché sono pianeti che si trovano molto lontani da noi, proprio per questo sono lenti. E in quest'anno, in questo 2025, il viaggio sarà un po' caotico, perché questi pianeti escono dal loro segno, in cui sono rimasti tanti anni, per entrare in un nuovo segno, appunto più maschile, yang, rimangono un po', poi tornano indietro, poi tornano avanti, indietro, fanno una specie di balletto in quello che tecnicamente parlando si chiama in astrologia retrogradazione, ma poco importa, attorno al 29esimo, 30esimo, primo grado del nuovo segno. E questo 29esimo grado del vecchio segno andando nel nuovo segno viene chiamato anaretico. E anaretico in greco vuol dire distruttore. Ma distruttore di cosa? Perché poi insomma, subito arriva la paura. No, semplicemente vuol dire che arriviamo alla fine di un segno, quindi di un ciclo delle caratteristiche di quel segno, per cui le caratteristiche di quel segno si dissolvono, si distruggono, si trasformano per entrare poi in un segno nuovo. E questo è tipico di qualunque cambiamento che richiede una trasformazione e la fine di un ciclo e l'inizio poi di un nuovo ciclo. Allora, io ne sentirete parlare molto perché Plutone ha un ciclo di 20 anni in Acquario, Urano rimarrà 8 anni in Gemelli, Nettuno che entrerà in Ariete il 30 marzo rimane 14 anni, quindi ne sentirete parlare davvero molto. Io ho letto cose tipo l'Apocalisse, no? Queste cose un po' così sempre. Vorrei solo ricordarvi che Apocalisse, anche qui è una parola greca, noi la prendiamo come la fine del mondo, no? Ma Apocalisse, da un punto di vista proprio della parola etimologico, vuol dire rivelazione, disvelamento. Apocalisse vuol dire togliere il velo. Quindi togliamo il velo e mi fermo qui, perché sennò parlo troppo, e lascio la parola a Barbara, che ci accompagnerà in questo viaggio dal bagatto, le battleur in francese, lo dico in francese perché chiaramente i tarocchi nascono in lingua francese, e almeno quelli che io uso, che sono i tarocchi di Marsiglia, ecco, i tarocchi di Marsiglia, e poi arriveremo fino all'eremita, all'ermita,
accompagnati, non è neanche accompagnati, ma proprio diventeremo noi stesso il matto, in un qualche modo, in questo viaggio. Ma ti lascio la parola, Barbara, poi interverrò, Sì, vedremo, scambieremo. Volevo salutare Gretka, abbiamo anche un'amica che ci segue dalla Slovacchia. La vedo qua. wow. Ciao, ciao Gre. E quindi io, colgo il testimone e appunto con questa continuità, con questo fil rouge, riparto proprio da questo tempo. Anche se il tema, quindi il titolo dato a questa serata è neutro, nel senso che sarà spendibile e adattabile in qualsiasi tempo, non solamente il tempo dell'equinozio, anche se sta vedendo la luce in questo tempo di rinascita, di nuovo ciclo, di vero inizio, appunto, come vuole il cielo, come vogliono gli astri, perché è da qui che comincia il viaggio. Ma questo viaggio comincia ogni volta, ogni primavera comincia, si ripete. Perché noi viviamo nella ripetizione, noi siamo su un pianeta che vede il ripetersi degli eventi. Questo ripetersi degli eventi può avere cicli differenti a seconda dell'evento. Anche quello che appunto ormai chi si occupa, comunque chi ha passione di tematiche spirituali, esoteriche, sente, sa che molti altri ricercatori, molti altri autori, gente insomma che si occupa di questa materia, parla appunto di questa apocalisse. Ma noi abbiamo vissuto come umanità tante volte questo evento. Ci possiamo ritenere anche, se vogliamo, privilegiati di vivere in questo tempo di passaggio, lo chiamiamo in maniera differente, così ci abituiamo anche alle parole. Quello che stiamo Certo. vivendo è un passaggio di eone, in realtà. E tutte le tradizioni parlavano di questo momento. Prima di tutto perché come umanità, questa umanità sta vivendo in quella che per la tradizione induista si chiama Kali Yuga, cioè è un tempo, è uno yuga. Era un tempo difficile, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di approfondire o di dire altro, No. però stiamo vivendo anche un ciclo unico che ci permette davvero di vedere lo svolgersi degli eventi e anche lo svelarsi degli eventi. Poi quest'equinozio in particolare cade anche tra due fenomeni del cielo molto particolari, l'abbiamo lasciato appena alle nostre spalle, c'è un'eclissi di luna e tra Certo. pochi giorni, il 29, ci sarà un'eclissi di sole. Questa non è una cosa strana perché sempre dopo un'eclissi di luna accade in cielo un'eclissi solare, però Certo. ovviamente leggendo la simbologia dell'evento, quello che il cielo ci sta comunicando, l'equinozio si trova proprio al centro di queste due manifestazioni, insomma, no? Dell'universo che ci influenzano, perché dobbiamo sempre ricordare che noi esseri umani siamo il microcosmo del macrocosmo, quindi quello che accade a livello a magnitudo più grande influenza quello che accade dentro e viceversa. E da qui appunto l'importanza del lavoro interiore, del lavoro personale, della crescita personale ancor prima che spirituale. Perché quello che io voglio dire è che noi non passiamo, quando noi nasciamo siamo incapaci di camminare. Quindi per molto tempo abbiamo bisogno di essere supportati da qualcuno che sia già in grado di farlo. Poi inizieremo a gattonare, timidamente ci appresteremo ad avere la nostra normale posizione da bipede,
quello che siamo, cominceremo a camminare e quando avremo il dominio di questo mezzo, che è il nostro corpo fisico, che è il mezzo che ci permette l'esperienza in questo regno, in Malkut per la Kabbalah, noi siamo il regno, Esatto. Malkut, dove lo spirito e l'Ariete proprio esprime questo già con il suo glifo, perché è l'energia che scende nella materia e si fa carne. Per fare questa esperienza, si tuffa nella materia e quindi noi abbiamo bisogno di questo corpo e di padroneggiare questo corpo, pur non essendo questo corpo. E quindi ecco il nostro viaggio. Quante volte, quanti viaggi iniziamo? Noi iniziamo un viaggio ogni volta quando al mattino ci risvegliamo e lo terminiamo la sera quando andiamo a dormire. Ecco un altro piccolo viaggio. E il viaggio è quello della vita che ci accompagna dal momento in cui nasciamo al momento in cui lasciamo questo corpo fisico che ha fatto il suo compito e deve essere restituito alla mineralità della terra, perché appartiene alla terra questo nostro veicolo. E quindi vediamo un po' le parole chiave di questo viaggio che ci apprestiamo a fare, che appunto inizia in questo tempo di primavera. In questo tempo di primavera, quindi di rinascita. La natura c'è sempre maestra e ce lo mostra. Si rigenera, la natura nasce, abbiamo tutti gli animali che adesso che cosa fanno? Si riproducono. E quindi ecco che abbiamo il simbolo dell'uovo, l'uovo fecondato che deve portare nuova vita. Non per niente il simbolo dell'uovo è uno dei simboli pasquali, insieme con il Esatto. coniglio, che è un altro simbolo importantissimo perché è un simbolo di guida di un iniziato. Il Esatto. coniglio è un animale che troviamo all'alba, i conigli escono dalla loro tana ctonia, sottoterra, all'alba e al tramonto. Quindi è un animale di passaggio tra 2 situazioni, tra il buio e la luce. Alice nel Paese delle Meraviglie segue un coniglio che le permette di iniziare il suo viaggio iniziatico, perché di quello si tratta. E quindi in questo Tra le altre viaggio cose ti abbiamo fermo un attimino, ti fermo solo un attimino, il coniglio che sì, fra l'altro troviamo anche nella ruota della fortuna dei tarocchi, cioè la parte zoomorfa, la parte bestiario, la troviamo, questa fra l'altro è una carta che si semplifica sempre molto, invece è una carta interessantissima, ma insomma ve la voglio solo far vedere, siccome l'hai citato. Ve lo faccio solo vedere, anche perché c'è proprio un modo di impregnarsi veramente in introspezione e meditazione attraverso la visualizzazione e l'osservazione. Basta, ti lascio continuare. E quindi ecco i protagonisti del nostro viaggio, anzi aspetta che ho sba ecco i protagonisti del nostro viaggio, che sono il bagatto o il mago, che Sì. è portatore del numero 1 dal punto di vista numerologico. Mm. Poi abbiamo io sono fuori, abbiamo l'eremita che invece è accompagnato e segnato dal numero 9. Abbiamo parlato di inizio di un ciclo. Il numero 1 è iniziatore di un ciclo. E infatti vediamo anche che, se guardiamo la carta, il mago o bagatto è un giovane, Sì, quindi è all'inizio della sua vita. Però assolutamente. cosa notiamo? Che ha nelle mani uno strumento, una bacchetta, e ha un tavolo sul quale ci sono degli strumenti e anche un cappello che è molto ricettivo, che potrebbe anche significare un infinito Sì, sì, qui sulla assolutamente. testa. È ricettivo perché il mago non agisce da solo, ma agisce con l'intuizione divina.
che gli permette l'uso dei poteri, della bacchetta e degli strumenti che ha sul tavolo. Il bagatto sa chi è, il bagatto realizzato sa chi è. Poi lo vedremo quando userò, perché ovviamente io ho una formazione diversa da quella che è stato il cammino. È bellissimo che ognuno di noi ha il proprio cammino, quindi io non ho studiato i tarocchi con la stessa strada o la stessa modalità che ha Maria Cristina, ma la bellezza è che siamo giunte insieme, poi confrontandoci, ma non concordando questo, allo stesso risultato. Perché la verità è una. Noi dobbiamo capire che quando operiamo con quel qualcosa di invisibile, che però ci collega a tutti, la verità è una. Non importa quale strada percorri, arriveremo allo stesso risultato con percorsi diversi, con storie diverse, con viaggi diversi, anche con linguaggi diversi. Perché poi comunque nel linguaggio con il rapporto dell'invisibile è il simbolo, si parla per simboli, si parla con archetipi, Con no? Jung archetipi, docet. Quindi assolutamente. noi dobbiamo imparare, se vogliamo comunicare col nostro inconscio che parla per simboli, ma anche con questo altro, con questo altrove invisibile ai nostri sensi fisici, è indissabile capire il linguaggio dell'invisibile, che è il simbolo, che è l'archetipo. Ok? E quindi dicevo, io mi servirò perché diciamo mio maestro non diretto ma indiretto, perché in questo sono autodidatta, io userò la via dei tarocchi di Alejandro Jodorowsky, Sì, perché certo, la quella mia classica. esperienza e quindi Infatti presto io sentiremo quello che parlare. faccio vedere, quello che faccio vedere così è Sì, un pendant se vuoi, è questo è sono i tarocchi di Marsiglia di Camões e Jodorowsky, esatto, messi a esatto. punto da Camões e Jodorowsky, hanno lavorato per anni, che cosa hanno fatto? Hanno studiato, analizzato attentissimamente tutti i tarocchi che erano disponibili e hanno fatto una concentrazione, una somma di questi. Quindi Sì, fra parentesi potremmo trascorrere un mese a parlare solo di una carta, quindi non è l'obiettivo certo. assolutamente di questo No. live. Quindi il nostro obiettivo è quello di seguire un filo rosso che si svolge Altra attraverso cosa, delle figure archetypali. Mm. ovviamente un simbolo così come una carta natale, così come la lettura dei tarocchi, che io e anche Maria Cristina non usiamo a scopo divinatorio assolutamente, Certo. ma a scopo di ricerca, di Mm. conoscenza, perché quella è la cosa importante, cioè una cosa fondamentale nel lavoro personale è l'ognotis euton di greca memoria, cioè dell'uomo conosci te stesso. Quindi l'uso del tarocco è questo, non è quello divinatorio. Questo è No, importante dirlo. che può esistere perché esiste tutto, Esiste, quindi ma voglio dire, non è quello che ognuno. facciamo, Esatto, non è quello che certo, facciamo, non è quello che non è faccio quello che io io faccio con e l'astrologia, neanche tu penso fai, neanch'io, con e non è l'astrologia e coi quello che a me tarocchi, no. interessa. Non Sì, è fra le quello altre che cose sì. interessa. Io sono una possibilista, nel senso che ognuno trova la sua strada, quindi è sempre tutto possibile, però è bene chiarire giustamente come poi uno interagisce, lavora, perché effettivamente se poi le Uno persone vogliono strumento è uno lavorare con uno o con strumento. l'altro, stanno. Esatto, esatto. Con un Vai, coltello scusa. si può decorare una torta o fare del male a qualcuno. Il coltello è Bravissima. neutro, è uno strumento. Ognuno lo usa poi per il proprio scopo, Esatto, ok? esatto. Sì,
quello che tu hai fatto vedere è quello che Jodorowsky prende in considerazione, perché si leggono anche i colori. Io sono legata a questo mazzo perché questo mazzo mi è arrivato durante le fasi del mio cammino, quindi io ne sono stata attratta in una fase della mia vita, ecco perché mi sono cari, hanno Certo. proprio per me un significato importante. Lo facevo vedere Quindi proprio a mo' dicevo, di informazione, no, ecco, di completezza di informazione e, certo, no, ma approfitto anche di questa fai piccola benissimo. intrusione dicendo che se avete delle domande avete a disposizione la chat e quindi potete scrivere le domande nella chat, cercheremo di rispondere poi alle domande. Chiusa parentesi. Ma andiamo avanti. Allora, io ho lavorato per anni con questo archetipo, Mh. perché sento molto mio. Come noi siamo tutti i segni della ruota zodiacale, noi non siamo solo il segno in cui abbiamo il sole o l'ascendente, noi siamo tutti i segni. Siamo anche tutti gli arcani maggiori dei tarocchi, ovviamente. Però, Mh-mh. personalmente ci sono, arcani, diciamo, che mi parlano maggiormente per la mia storia personale e che, sono stati anche quelli che poi mi hanno permesso di giungere fino a dove sono adesso. Quindi io sono sempre stata attratta e mi sono sempre sentita molto mago, perché fa parte della mia storia anche, di vite passate, quello dell'alchimia, dell'alchimista e il mio percorso personale. Però quello che io voglio dire è quando io vi invito al viaggio e vi presento il bagatto, cioè il mago, quello che vi voglio dire non è di fare Harry Potter, di fare le magie ovviamente, okay, perché prendendo il simbolismo della croce, che può essere interpretato in tanti modi, nel simbolismo della croce, l'invito al viaggio che io vi sto facendo è quello di un percorso orizzontale e non di un percorso verticale. E questo va chiarito. Che cosa vuol dire percorso orizzontale e percorso verticale? Il percorso orizzontale è il percorso di io nel mondo, quindi io che mi confronto con tutto quello che è materia, è vissuto e chiamo reale. Io nel rapporto con gli altri, con le varie declinazioni o col rapporto nel mondo. E già questo lavoro orizzontale, se fatto, inizia a dare risultati straordinari, però ci vuole Mh. molta volontà, poi lo vedremo, volontà è una parola importante, e costanza per il mago. Assolutamente. Il percorso verticale che è possibile è riservato a chi decide poi di fare un ulteriore passaggio, perché in verticale cosa incontriamo? Noi incontriamo i piani sottili, ma il mago che lavora con i piani sottili è persona altamente erudita, è persona che fa studi in modo particolare, con costanza, con lavoro ed è soprattutto un iniziato. Un iniziato quindi fa un percorso che è qualcosa per cui si viene scelti. Delle volte non è possibile scegliere, si viene scelti. Quindi ci tengo a precisare questa cosa. Il percorso è il percorso orizzontale, ma guardate che non è qualcosa che sminuisce e che non gratifica, anzi, a farlo tutti il mondo sarebbe già un posto migliore, ve lo posso assicurare. Sì, nei nostri Quindi scambi questo ne abbiamo parlato abbastanza di questo tema, cioè proprio dell'impegno, no? Cioè io ho cominciato parlando di cambiamento di paradigmi e fra uno dei cambiamenti di paradigmi si introduce quello proprio della responsabilità. Questo Nettuno che entra in Ariete, Nettuno che esatto. porta con sé tutti i concetti di spiritualità, adesso non voglio collettivi, non voglio fermare, religiosi anche, no? Non voglio fermarmi a questo. Beh, in Ariete, con le caratteristiche dell'Ariete, porta proprio a farci le domande: chi siamo, che cosa vogliamo, in cosa crediamo davvero, Esatto,
è a prenderci le esatto. responsabilità delle nostre scelte, del nostro cammino, della nostra ricerca, del nostro cercare, del nostro anche sbagliare, che poi non è mai uno sbaglio in realtà, semplicemente No, solo un'esperienza supplementare di cui noi o la nostra anima, dipende qual è la filosofia che seguiamo, da quale punto di vista lo vediamo, ma ci ritroviamo tutti in questo, dipende qual è il nostro cammino interiore, ma sempre certo. con l'idea dell'impegno. Quindi Nettuno in Ariete porterà a questo bagatto di cui stai parlando tu, in questo nuovo ciclo, porterà anche questa consapevolezza, ancora di più ce la porterà e se non la capiamo a livello collettivo succederanno delle cose per farcela capire. Cioè il maestro è interiore. Certo, ci sono dei maestri esterni che possiamo incontrare lungo la strada e che ci aiutano a capire, ce ne sono, vabbè, non voglio portare un giudizio adesso, non importa, non è questo il discorso, ma lo farei forse tu, però quello che mi preme sottolineare è l'impegno e il fatto che siamo in un periodo in cui schiocchi le dita e tutto potrebbe arrivare. Ah, il bagatto prende un TGV, un treno a alta velocità e arriva all'eremita, poi torna indietro. Ragazzi, mi permetto di dirvi No, che non è proprio così. Ma questo non non vuol dire che funziona siano così. lacrime e sacrificio, non è questo, ma è proprio la gioia, uso la parola volutamente in maniera un po' provocatoria, la gioia dell'impegno, la gioia dello studio, la gioia della sperimentazione, la gioia di rimettersi in E dà discussione anche risultati, non è che non gli dà i e uso risultati. volutamente la parola gioia, perché quando uno sente parlare di impegno, responsabilità, viene sempre fuori un imprinting, io lo chiamo giudeo-cristiano, per cui, oddio, la sofferenza e il sacrificio, ma vi ricordo che sacrificio vuol dire rendere sacro, quindi svincoliamolo Esatto, anche lì dalla sofferenza, intesa in senso quasi punitivo, no? Non c'è, cioè, il sì. cammino può essere complicato, ma dà una gioia interna. Se seguite un cammino che dà tristezza, ci possono essere dei momenti di tristezza, ma se dà solo tristezza, mi farei qualche domanda. Va bene, continuo. Sono un po' provocatoria, dai. Siccome eh beh, fa bene perché qui Mm, non si danno pappe pronte, qui insomma si mm, provoca per avere un lavoro, no, mm, e poi appunto adesso, che già abbiamo detto tante parole e io ho specificato nell'attività promozionale che ho fatto nei giorni, antecedenti a questo nostro essere qui, come hai fatto tu, io ci tengo a dire che, a me piace dare alle lasciare le persone non con parole, solo con parole o fare, appunto manifestazioni, ghirigori di parole, perché ce ne sono tante persone che sanno ben parlare e dicono solo parole. A me piace anche lasciare alle persone degli strumenti con i quali possono iniziare davvero a lavorare. E quindi abbiamo già tra tutte e 2 parlato di volontà, quindi volere iniziare il viaggio, volere iniziare il lavoro, di responsabilità, perché è importantissimo, senza un'assunzione di responsabilità della propria vita, delle proprie situazioni, di tutto quello che ci coinvolge, non si va da nessuna parte. Lo sport della maggior parte delle persone, anche di quelli che fanno miriadi di corsi, percorsi, che io chiamo i collezionisti di figurine, che poi restano sempre allo stesso punto, ma hanno la casa piena di album di figurine, è proprio il fatto che non si assumono la responsabilità della propria vita, degli ambiti della propria vita. Se hai penurie di denaro, se le tue relazioni non vanno bene di qualsiasi tipo, famiglie, amorose, se non riesci a realizzarti, non è perché il mondo è brutto e cattivo, la suocera non ti vuole bene, tuo marito non ti capisce, devi sempre chiederti perché sto vivendo questo? Qual è la mm, mia responsabilità e cosa posso fare per migliorare questa condizione, questa situazione? Senza questo mettersi in discussione, guarda, non iniziate un viaggio, rimanete a guardare la televisione, è meglio.
perché altrimenti veramente no, sono molto Lo sincera, sai cioè Barbara che veramente. stiamo dicendo delle cose che sono abbastanza controcorrente rispetto a tutto un movimento di pubblicazione, di libri, di live, di Sì, formazione. La perché gente è continua gente a che vuole vendere chiedermi, i libri, vuole vendere i sì, corsi e che esatto. accecano le persone con la luce. Allora, Mm. diciamo un'altra cosa, okay, perché di questo tempo di circensi in giro ce ne sono tanti, e ci sono tante persone che dicono di essere idraulici solo perché sanno legare 2 tubi. Ma, ecco, il lavoro interiore porta anche al discernimento, quindi al vedere dove c'è la fregatura, dove c'è la menzogna. E di questi tempi di caos, di confusione, di sottosopra orwelliana, dove si dice che la guerra è pace e tante altre fesserie, è importantissimo veramente avere quella centratura che ti fa annusare la menzogna. Siamo nello svelamento, ma lo Esatto. svelamento va agevolato, non è che avviene da solo, avviene perché noi compiamo un lavoro che ci predispone a vedere lo svelamento. Mh? Questo lo so che sono cose, citate e ricitate sempre, Matrix è sempre un film ultra citato, però difatti Matrix andrebbe studiato perché Matrix non è un film, Matrix è un documentario per chi fa un lavoro interiore. E Neo c'è in uno dei film, Neo dopo un lavoro, Neo non diventa Neo subito, Neo ha tante crisi, perché il viaggio comporta avere delle crisi, Assolutamente. comporta Certo. mettersi in discussione. E Neo solo a un certo punto, mentre sta lottando con signor Smith, dice io ti vedo e comincia a decodificare il codice di Matrix. Ma avviene solo perché ha fatto un lavoro, non perché è il Assolutamente. momento dello svelamento. E la ripetizione comunque è importante. Pierre Treuil, che insomma non so se ci segue ancora perché è tutto in italiano, ma insomma magari ci riascolterà poi nel replay, quindi lo cito. Pierre Treuil mi dice sempre: Ma sai, Maria Cristina, io ripeto perché bisogna ripetere almeno 7 volte, dicono, perché si Ma possa allora pensare guarda, alla vedi cosa quando di diciamo che le macchina. cose coincidono, questo è un po' il mio foglio in cui una scaletta che delle cose che volevo dire. Guardate cosa ho Mm. scritto qua. Si vede poco, io almeno vedo Ripetizione. poco, è tutto sfocato. Cosa hai scritto? Eh. Ripetizione. Ripetizione, sì, sì. No. No, no, buffa sta Qua, qua, certo. non so se Sì, lo sì, vedete. sì, sì. Io ho scritto ripetizione. Siamo l'incarnazione sul pianeta Terra Mm. prevede la ripetizione, come un loop. E infatti una delle cose che io ho notato, nella mia esperienza di lavoro è appunto la presenza di questi loop. E allora vi dico, ripetiamo continuamente, ma è uguale solo in apparenza. Quante volte abbiamo iniziato il ciclo dell'Ariete, del cammino sulla ruota zodiacale? Ogni anno lo facciamo, ma ogni anno è diverso dall'anno precedente e sarà Certo. diverso dall'anno che verrà. Perché se noi percorriamo, vediamo che siamo su una circonferenza, ma non è del tutto vero. Noi siamo su una spirale. Esattamente. Quindi ogni anno è vero, sembra una circonferenza, ma siamo un gradino più su, un'ottava più su. È così che procede, si chiama spirale evolutiva. Mm. Quindi però questo gap, quest'ottava superiore deve se noi stiamo compiendo il nostro lavoro, lo dobbiam vedere che è diverso. Quindi vi invito, esercizio, cosa si ripete continuamente nella vostra vita? In quale ambito della vostra vita vedete lo stesso schema che si ripete?
Se non riuscite a trovare il partner ideale e quindi avete prima, l'esperienza con Giovanni, poi vi lasciate con Giovanni, arriva Giorgio, poi vi lasciate con Giorgio, arriva Francesco e vedete che pur cambiando persona si ripete dopo lo sfarfallio iniziale: "Ah, ma lui è diverso", si instaura lo stesso schema, c'è qualcosa che non va. E la domanda da farsi, quello da dire non è: "Ah, ma quello Giorgio è bastardo, Giovanni non è adatto". No. Chi è la costante? Sei tu. Non è possibile che son tutti sbagliati e tu sei giusta. Non è possibile. Allora devi chiederti cosa si nasconde sotto la ripetizione, quali meccanismi metto in atto, quali meccanicismi si azionano, quali forme pensiero mando in esecuzione senza accorgermene. Questo è il lavoro interiore, questo è crescita. Il resto sono barzellette. È Devo dire inutile che che io vi poi dico vi questo riempite. anche. Volevo dire una cosa all'inizio, che io ho lavorato con Sì, Barbara, cioè noi io e Barbara ci siamo conosciute così perché tramite, tra l'altro una persona che è qui presente, che l'aveva conosciuta tramite un'altra persona, quindi c'è un passaparola al femminile, in questo caso è stato. Quindi ho fatto un lavoro con Barbara secondo le varie forme che lei propone, quindi vi invito ancora una volta ad andare a vedere il suo sito, perché lo spiega molto molto bene come fa Barbara e lavora in una maniera veramente molto particolare. Questa cosa, fra l'altro, dei loop, nel tipo di lavoro che Barbara propone si vede anche molto bene, perché Barbara vi invia degli audio che poi si possono riascoltare tante volte quanto uno vuole, prendi appunti, se li riascolta anche, ne parlavamo questa settimana, se li riascolta anche a 1 anno, a 2 anni di distanza, è molto interessante riascoltare il tipo di lavoro che Barbara fa. Quindi la storia dei loop sicuramente è importante averne consapevolezza, ma è importante anche sapere che, per esempio, tu proponi comunque un modo, cioè uno strumento perlomeno per cercare di capire, no? A cosa corrispondono e anche come eventualmente in quel momento specifico riuscire a capire e a scardinare un attimino il loop, che poi il modo di scardinarlo può essere quello in quel momento lì e magari un anno dopo è un modo leggermente diverso, perché come dicevi tu, cioè la nostra esistenza è una spirale, quindi voglio dire esatto. cambia in qualsiasi momento e la nostra consapevolezza teoricamente cresce in ogni momento, quindi ogni volta riaggiustiamo dei pezzettini diversi. Scusa, ma volevo Esatto. precisare questa Quindi cosa sul tuo lavoro. il messaggio del mago, del bagatto è: primo, io chi sono? Quali talenti porto in dono che mi permettono di usare che mi permetto di usare come strumento nella vita per iniziare con la volontà e con l'assunzione di responsabilità questo viaggio. Però a un certo punto questa assunzione di responsabilità, questo volontà verrà meno e verrà il momento in cui il mago deve interpellare l'eremita. Cosa vuol dire interrogare l'eremita? Chi è l'eremita? L'eremita è un altro da noi? L'eremita è una parte di noi? Entrambe le cose. L'eremita è una parte di noi siamo composti da tante parti, okay, ma l'eremita è anche un altro da noi. Perché e questa struttura viene ripetuta molte volte anche in quello che viene chiamato il viaggio dell'eroe che è una struttura, è un modello, usato soprattutto da chi fa cinema, o storytelling o scrive delle storie, okay? Ed è stato però il viaggio dell'eroe creato da Joseph Campbell, che però lo aveva, creato in forma, più riferito al mito ed è stato ripreso da Christopher Vogler che è ancora insegna,
è un insegnante, è uno scenografo statunitense che ha lavorato anche per Walt Disney. E quindi chi scrive storie, chi fa scenografia sa benissimo cos'è il viaggio dell'eroe. Ma questo viaggio dell'eroe, che è un modello che può essere applicato, guarda caso parla di archetipi, guarda caso parla di 12 tappe, come 12 sono i segni dello zodiaco, guarda il caso, e il viaggio dell'eroe vede l'eroe che si mette in cammino, che in questo caso potremmo identificare con la figura del matto. Il matto si mette in cammino, vedete? È proprio qualcuno che si mette in cammino. Che cosa ha in comune, vediamo, con la figura? Sono gli unici arcani dei tarocchi che hanno un bastone. Ovviamente Esatto. però il bastone del matto non è il bastone dell'eremita, che vogliamo far coincidere col saggio. Hanno due simbologie diverse. Però se notate, il matto, che è una cosa simpatica, ha un cagnolino, vedete, che gli morde le gambe, vedete? Come se lo inseguisse, è come se il matto si mettesse proprio in movimento per l'azione di questa animalità, possiamo dirla. Che cos'è? Perché noi ci mettiamo in viaggio? Perché noi decidiamo di lavorare su di noi? Perché non siamo più comodi nella nostra comfort zone. Assolutamente, assolutamente. Quindi c'è un accadimento, abbiamo uno stato di così forte malessere che possiamo far coincidere con questo cane, io dico cane selvatico, perché questo proprio quasi forse un lupo, cos'è? È proprio una energia animale, quindi un'energia proprio rettile, del nostro cervello rettile, Tra le di altre fuggire da cose un qualcosa. Fra le altre cose nella versione Camon Jodorowsky è, azzurro e, nel codice colore Azzurro. l'azzurro sì, azzurro è proprio l'emozione, no, il sentimento, la sofferenza, cioè ciò che ci fa star male, il dolore e quindi ci spinge, ci morde le carni, per cui quando uno sta male cerca di stare meglio in un qualche modo e quindi di trovare delle soluzioni. Questa è la soluzione di mettersi in cammino. Ma adesso non voglio introdurre l'interpretazione, un altro tipo di interpretazione, ma sorrido perché, cioè, poi si incontrano, no? E questo è Certo, veramente molto interessante. ma è Il tutto, confronto è e proprio abbiamo detto che la interessante. verità è una, la possiamo raccontare da tanti punti di Certo, vista con certo. tanti linguaggi, no? Però la verità è una. Tant'è vero che si ritrova anche in questo viaggio dell'eroe, perché l'altra cosa che accade a questo eroe che si mette in viaggio è che a un certo punto ha bisogno di una figura, diciamo, di maestro. Ed ecco perché il nostro bagatto deve raggiungere l'eremita, il saggio, no? Però appunto questo maestro, a me non piace parlare di maestri perché appunto una delle anche caratteristiche del Kali Yuga è che non esistono maestri, però esistono delle persone, noi siamo come in una catena, quindi ci sono persone autorevoli, persone serie, ce ne sono, non c'è solo il circo là fuori per fortuna, che sono l'anello della catena avanti a noi. Certo. Okay? Quindi che ci possa traghettare, che in momenti opportuni ci possono donare quella parola chiave, come dire, quel booster, no, quel qualcosa in più che ci fa fare quel salto che da soli non riusciamo a fare perché siamo giunti a guardare nell'abisso e l'abisso fa paura e quindi ci blocca. La stessa carta dell'eremita, che è appunto il saggio, però parla di crisi, perché anche l'eremita, che è appunto associato nella numerologia al numero 9, è la fine di un ciclo. L'eremita ha terminato il suo lavoro, ma che non finisce, in realtà ha terminato un ciclo Un e ciclo, una fase. adesso si chiude una fase e sta aspettando di ricevere da chi? Dal Dio interiore il nuovo input per
partire. Noi siamo all'inizio del nuovo ciclo della ruota zodiacale, ma siamo in un anno 9, il 2025 è Esatto, un anno era quello che 9. volevo dire, era proprio quello che volevo Quindi dire. 2025 siamo a anno 9, fine di un ciclo, esattamente, che okay, corrisponde quindi vuol perfettamente a dire già questo balletto e corrisponde perfettamente a questo balletto di cui vi ho parlato all'inizio dei pianeti che sono leggermente, vanno avanti, sono leggermente retrogradi, tra un segno Yin, un segno Yang, il famoso appunto grado anaretico che è distruttore, insomma le cose che ho citato leggermente all'inizio, proprio così, spolverando in qua e in là per non tediarvi con degli argomenti più tecnici astrologici, però è veramente questo. Quindi anche qui vediamo l'incrocio dell'astronomia, dell'astrologia, per esempio, no? Con i tarocchi e con questa forma energetica di lavoro che poi tu porti, Barbara, no? Con un'interpretazione. esatto. Mm, E quindi, questo eroe che si mette in viaggio, che siamo noi, con tutto questo carico che abbiamo, proprio nel viaggio dell'eroe viene molto spesso raffigurato su una circonferenza che però è tagliata da una linea in orizzontale che divide questo viaggio dell'eroe in un mondo, cioè l'eroe parte da un mondo che viene chiamato ordinario o conosciuto, la comfort zone, dove arriva la mente vuole controllare, ma la mente si muove bene nel conosciuto e non si muove affatto, è cieca nell'inconscio, nell'ignoto. Dentro di noi c'è l'ignoto, dentro di noi c'è il baratro. Però, come diceva Freud, noi siamo composti per il 99% di inconscio. Quindi dobbiamo andare lì, dobbiamo affrontare l'ombra se vogliamo arrivare alla mm, luce, ma non la luce che adesso vendono questi circensi, perché la luce, un faro luminosissimo negli occhi, ti rende cieco esattamente come la assolutamente. notte più buia. Non è questo il lavoro. Il lavoro ce lo ha detto anche Dante Alighieri, che egli stesso ha detto che la sua commedia, che all'inizio si chiamava solo commedia e poi sempre per ingerenza della Chiesa ha dovuto chiamarla divina, appunto era un viaggio in cui Dante cosa fa? Mica arriva in paradiso, no. Dante si perde innanzitutto, si Esatto. Mm. perde e si ritrova nell'inferno. E dove entra? Entra in una grotta, perché anche la metafora della grotta, che è stato anche ripreso, la famosissima la grotta di Platone, quello Di spiega Platone, benissimo la caverna di Platone, sì. Mhm. la caverna, la Mm, mm. caverna, la grotta, no, sono Sì, sempre sì. simboli Mm. in cui uterini di accoglienza, di gestazione, ma anche di gioco delle ombre, che non ci fanno vedere realmente come stanno le cose. Ma noi dobbiamo passare quella fase, necessariamente. Quindi è importantissimo incontrare il nostro inconscio, che ripeto, parla per simboli, ci parla mentre sogniamo, ci parla con delle visioni mentre meditiamo e ci parla anche nella vita reale con dei simboli, perché quando iniziamo un serio lavoro interiore vi posso assicurare che l'invisibile vi dà dei messaggi e dei messaggeri, messaggi dal sé, appunto. E non ci sono equivoci in questo, perché quando avrete la corrispondenza del vostro Dio interiore, capirete che questo messaggio non è assolutamente una cosa non esiste il caso. È l'eccessiva razionalità del nostro tempo che mette le etichette e vuole mettere a tacere l'invisibile. E questo lo dobbiamo capire e dobbiamo andare a lavorare per smantellare questa struttura mentale che ci è stata imposta e che denatura la nostra vera natura di esseri spirituali. Questa corazza delle risatine, del far andare nell'oblio tutto ciò che è sacro, tutto ciò che è simbolo, tutto ciò che è spirituale.
etichettandolo come qualcosa di non degno. Dobbiamo ricordarci che la scienza numerologica erano scienze numerologiche, scienza astrologica erano insegnati nelle università. E se voi andate nelle vecchie università, come ad esempio quella di Bologna, vedete ancora, o di recente, io sono andata a far visita qui a Milano dove vivo, in un museo, in una pinacoteca, la Pinacoteca Ambrosiana, e vi posso assicurare che lì c'è una stanza dove c'è scritto scienza numerologica, scienza astrologica, che adesso hanno ridotto alle stelline di Paolo Fox, ma siamo noi che dobbiamo svegliare, perché il sistema ci vuole ridurre a dei corpi che dopo 8 anni muoiono e vanno in putrefazione. Noi non siamo questo. E quindi il lavoro interiore ci permette realmente di capire chi siamo. Questa è l'importanza di fare un lavoro interiore. E quindi, visto che il tempo corre e scorre, io mi preme. Tra le altre cose, volevo semplicemente fare un piccolo, dire due paroline su questo Sì, eremita, aggiungere questo, cioè che se facciamo un legame con l'astrologia, il nostro eremita è una carta saturnina, quindi è legato a Saturno, al tempo che scorre, alla lentezza, alla saggezza e alla struttura. E per arrivare alla struttura ci vuole tempo e la conoscenza che si accumula con il tempo. Quindi aggiungevo qualche elemento all'archetipo che magari può anche servire, diciamo, come spunto di assolutamente. riferimento e di riflessione Meglio di proprio te, perché... tu Cosa? Non ho sei sentito. molto più maestra in questa No, no, in ma era solo quest'arte. perché mi sembra che siccome, cioè, anche per cercare di dare degli appigli concreti, magari qualche parola in più che può fare eco e può Certo. servire. Assolutamente. Adesso vedrete che quanto appena esposto lo ritroveremo in queste parole che leggo appunto da questo macigno, però vi posso assicurare che la sua lettura non è come quella di un libro, che è La via dei tarocchi di Aleandro Jodorowsky, ok? Quindi io ho selezionato ovviamente alcuni passaggi nella sezione in cui si fa parlare l'arcano. Quindi Esatto. sentiremo direttamente dalla sua voce qual è il messaggio che io ho selezionato e Mhm, vedrete che tutto torna. E se il mago parlasse, ok? mhm. Mi faccio rivedere Qualunque anch'io. sia l'azione, magari lo tieni tu che così io Sì, leggo. leggi. Qualunque sia l'azione che intendo intraprendere, è venuta l'ora di farla. Vedete? Lui ha la volontà. Qualunque sia l'azione che intendo intraprendere, è venuta l'ora di farla. Mi metto in viaggio. Che cosa aspettate? Sbarazzatevi degli inutili fardelli che sono i residui del passato e il timore del futuro. Incarno l'energia che chiamo coscienza. Non sono separato da ciò che mi circonda. Questa è una cosa importante. Una delle prime cose che accade a una persona che intraprende un percorso, che sente questo richiamo spirituale, è quello un po' di cadere vittima di una falsa luce, cioè, ah, io sono migliore degli altri, isolamento, no? È una fase che abbiamo tutti, accade, viviamocela, perché noi dobbiamo lasciare che queste cose, ma non dobbiamo rimanere bloccati lì, è un viaggio, non è un salto per andare in uno stato e fermarsi, è un viaggio. Quindi ci sentiremo diversi dalla massa. Ah, io sono superiore, sono spirituale, questi no. È normale, fa parte del gioco. Però cosa accade? Il mago
E questo fa parte anche della magia vera, della magia cerimoniale, quindi di chi è veramente mago. Il mago non è l'asceta, il mago non va via dal mondo, il mago è nel mondo. Magari poi, come il consiglio del Cristo, siate nel mondo, ma non siate del mondo. Essere nel mondo non vuol dire essere del mondo. Però non vuol dire neanche vivere sull'isola deserta, non voler sapere più niente di quello che accade. Noi ci siamo incarnati apposta qui per capire cosa accade, altrimenti ce ne stavamo dove eravamo, che si stava sicuramente molto meglio, questo ve lo posso assicurare. Allora, quindi noi dobbiamo comprendere la nostra realtà, in che tempo stiamo vivendo, cosa accade intorno a noi, in ogni settore. Così si è maghi, perché il mago sa chi è e non ha paura del confronto con il mondo, lui sa chi è, sa quello che è venuto a portare, sa quello che è venuto a fare e quindi lo fa, lo agisce, ma non con la non conoscenza di quello che è e dov'è. Quindi dice, non sono separato da ciò che mi circonda. Siate coscienti di tutti gli spazi, di tutta la materia, alberi, pianeti, galassie, atomi, cellule. Se sono cosciente, non sono soltanto uno spirito limitato a una determinata forma, ma mi trasformo nella totalità dell'opera divina. E questo mi richiama, se non lo conoscete, è un libretto breve di uno dei miei autori preferiti, che è Hermann Hesse, che nomino quasi sempre, che è Favola d'amore. In Favola d'amore si parla proprio di questo potere di trasformazione, di questo uomo all'inizio che arriva in questo giardino e sceglie di essere un albero. Quindi lui si fissa in una forma e per un po' è felice perché ha scelto di essere l'albero e vive la sua condizione di albero. Quindi è felice perché dà cibo a delle altre creature, gli uccelli cantano sui rami, altri fanno il nido nel suo tronco, poi dopo un po' osserva e vede che solo lui non si trasforma, mentre tutto intorno a lui si trasforma, tutto nel tutto. Continuano ad avvenire dei cambiamenti e quindi comincia a chiedersi perché solo io resto solo un albero? È stato bello essere un albero, però io adesso ho bisogno, voglio trasformarmi come tutto si trasforma. E quindi entra di nuovo nella sofferenza, fino a quando una fanciulla che passa nel giardino riposa proprio sotto questo albero che è lui, proprio lasciandosi al tronco dell'albero, e anche lei sente questa spinta, entrambi sentono questa spinta di fusione, si fondono. E nel momento della fusione, che non è altro che in alchimia il matrimonio alchemico tra il maschile e il femminile, Esatto. una volta che hanno compiuto il matrimonio alchemico sono un essere completo, androgino, come lo era all'inizio l'essere umano. Noi partiamo da quella condizione di essere umano completo prima della separazione. Tra le altre cose, nella spiegazione del bagatto, che non abbiamo, insomma, diciamo, quando si introduce la teologia in un certo modo, il bagatto è il simbolo anche dell'androginia, cioè in questa sua situazione di apprendista, quindi di giovane che comincia, che ha tutti gli elementi, cioè potenzialmente le conoscenze, ma le deve mettere in pratica. Fra le altre cose, adesso il tempo passa, quindi non voglio prendere tempo su questa cosa qua, ma effettivamente sappiate che c'è anche proprio questo discorso dell'androginia, cioè quando si usa anche in una certa lettura, potrebbe anche indicare che c'è ancora un'insicurezza sull'appartenenza sessuale, una riflessione anche su questa cosa, ma proprio anche non solo spiritualmente, ma proprio anche nella materia, no? Quindi è l'inizio di un viaggio. Partiamo come il mazzo con un bagaglio di conoscenze e di talenti che sono qua,
li mettiamo su un tavolo, ma il fatto che noi li abbiamo su un tavolo non vuol dire che ne siamo prima di tutto consapevoli e poi neanche che li sappiamo usare, fra le altre cose. Ma apro e chiudo la parentesi, insomma. Grazie per questo. E quindi un altro lavoro importantissimo da fare è l'integrazione dentro di noi della parte maschile e femminile. Ognuno di noi, Certo, nonostante la fenotipicità, quindi la nostra sessualità esplicita, visibile, all'interno abbiamo il maschile e abbiamo il femminile. Ed ecco come il sistema vuole intaccare questi archetipi. Non è un caso. Tutta questa manifestazione di cancel culture, di imporre questi principi woke, quindi di lavorare sul disorientare soprattutto i giovani riguardo alla sessualità, che non c'entra niente con chi vogliamo amare. Siamo liberi di amare chi vogliamo, ma noi stiamo parlando di toccare gli archetipi. Gli archetipi sono due, il femminile e il maschile, che devono equilibrarsi e fare l'androgeno, il matrimonio alchemico. Punto. Quindi vediamo come si va a minare questa cosa che è dentro di noi, ok? Quindi, ancora cosa dice? Occorre mettere fine una volta per tutte alle devianze dell'ego, alle antiche ferite, ecco il lavoro, no? Bisogna liberarsi di ogni piano, di ogni sofferenza, di ogni programmazione. Allora si arriva alla luce della coscienza. Quindi un'altra prerogativa del lavoro interiore non è mettere, ma è togliere. togliere, assolutamente. Il lavoro avviene per sottrazione, non per addizione. Ah, faccio quello, sono quello. No, devi arrivare all'essenza della tua coscienza. Da qui il richiamo saturnino di cui parlavo prima, cioè arrivare alla struttura, ma arrivare alla struttura Saturno, con la sua falce, il grande falciatore, la falce del tempo, ma anche la falce metaforica, Saturno elimina ciò che non è più necessario e Esatto. lascia la struttura. D'altronde Saturno e anche il Capricorno, che rappresenta di fatto tendenzialmente in analogia astrologica questa carta, interviene in una stagione dell'anno che è l'inverno in cui gli alberi sono spogli, no? Dalle foglie, dai fiori, per cui si vede che cosa di un albero, della natura? La La struttura. struttura. Quindi è veramente meraviglioso questa commistione, cioè, come dici, il microcosmo, il macrocosmo, il linguaggio della natura, l'ascolto, lo sguardo, la riflessione, l'andata e ritorno, come andata e ritorno fra il bagatto e l'eremita, l'andata e ritorno fra il nostro dentro e il nostro fuori, l'andata e ritorno fra la natura e noi, e potrei andare avanti ancora per così tanto tempo, Certo. con queste conoscenze meravigliose che vengono, per quanto mi riguarda, attraverso l'astrologia e i tarocchi e che cerco di, come dire, risvegliare in realtà semplicemente nelle persone che vengono e che mi chiedono le consulenze. Io non faccio previsioni, cosa mi succederà domani, dopodomani, né con i tarocchi né con l'astrologia. Cerco di risvegliare perché in realtà è una conoscenza che già abbiamo. Quindi di aiutare al risveglio, alla riconnessione con qualcosa che già c'è, ma che Esatto. abbiamo dimenticato o che abbiamo, insomma, vabbè, adesso sempre così, Mh. parliamo delle ore, quindi non voglio dire questo, però questa è l'essenza. C'è anche un po', e lo si trova anche nelle favole, no? Il risveglio, il linguaggio favolistico. L'altro, quello che possiamo fare, ad esempio io con le mie possibilità, le mie Mm. conoscenze e quello che ho capito sinora del mio Mhm. viaggio e quello che può fare Maria Cristina è aiutare, come noi stessi abbiam bisogno di qualcuno, che lo faccia per noi Assolutamente. assolutamente. Noi siamo in Sì. gioco tanto quanto voi. Anche io e Maria Cristina abbiamo lavorato reciprocamente insieme, Mhm. ovviamente, e io ho anche un mio tutor al momento, che è quello adatto per questo momento della mia vita, che è anche quello, noi non dobbiamo rimanere attaccati a qualcuno a vita natural durante, perché è come se
stai andando nella vita con la maestra della scuola elementare, ma se hai l'età dell'università non ti può più andar bene la maestra della scuola elementare, ma non perché la maestra della scuola elementare non vale, ma tu non sei più il bambino della scuola elementare, quindi avrai bisogno del professore con le conoscenze universitarie per farti avanzare, Certo. ok? E qui e di nuovo torna la spirale. Ok, sempre a scuola stai andando, ma non sei il bambino della prima elementare, sei un adulto che va all'università, ok? Quindi terminiamo di far parlare il bagatto perché abbiamo ancora da far parlare altri due personaggi e non vorremmo Non, portarvi alle bisogna carezze. stringere perché siamo a un'ora e un quarto e Ma poi andiamo ripetere velocissimamente perché vi arrivo al velocissimo. succo. Esatto. Sono fedele a tutto quello che sono, il mio corpo, la mia intelligenza, il mio cuore, la mia forza creativa. Il mago esercita il suo potere perché sa chi è fondamentale. Adesso velocemente, perché non voglio lasciarvi così, andiamo a far parlare l'eremita. Tra la vita e la morte, in una crisi continua. Non esiste che ti metti in viaggio e arrivi, in una crisi continua. Ecco perché io dico sempre, è un lavoro per molti, ma non per tutti. Perché il lavoro vero ti manda in crisi, è inutile che ce la raccontiamo. Ma io ho imparato a dire nella mia vita, oh che bello, sono in crisi, perché dopo aver affrontato la crisi c'è la rinascita, è la fine dell'inverno e arriva la primavera. Ma quanto è bello questo periodo, no? Lo amiamo tutti, chi non ama la Certo. primavera? Cioè, Dillo a quindi me, io sono nata in primavera. anche io, perché sono del 29 maggio, Come Alda tecnicamente Merini. anch'io tecnicamente sono nata in primavera 29 maggio, quindi ancora non è arrivata l'estate. Esatto, hai ragione, hai ragione. Tra la vita e la morte, in una crisi continua, tengo accesa la mia lanterna. Ha una lanterna. Questa lanterna è il fuoco dello spirito che arde. La mia coscienza. Mi serve ovviamente per guidare i passi di chi mi segue lungo la via che ho aperto, ma risplende anche per segnalare me stesso e la fiamma che portiamo nel viaggio, ok? E salto a questo che richiama il mago. Piano piano mi sono liberato di ogni vincolo. Il mago ci diceva è ora di togliere, di liberarsi. Non appartengo più ai miei pensieri, le mie parole non mi definiscono. Ho sconfitto le passioni, libero dal desiderio, vivo nel mio cuore. Ha destrutturato tutto, è rimasta la struttura, l'essenza. Lungo il cammino della volontà ho raggiunto la cima più elevata. Sono fiamma, poi calore, poi luce fredda. Sono stati diversi di un Alchimici. qualcosa che è caldo perché è lo spirito che in questo momento abita chi ha concluso un ciclo, ma non è finito. E la cosa più bella dice, ho compiuto la mia missione, ora soltanto tu, chi è tu? È il Dio interiore, è il daimon, è l'agato daimon dei greci, è la voce interiore che si attiva quando noi dal basso compiamo questo lavoro, ok? Si Sì, crea lo spazio nel in cuore. tempi più recenti Hillman ha parlato benissimo, no? Cioè, ha parlato molto del daimon e quindi se Esatto, siete esatto. interessati all'argomento, sicuramente James Hillman è un buon riferimento. Esatto. Ora soltanto tu puoi proseguirla, ma non perché io non smetto, cioè io mago che adesso sono diventato l'eremita con il mio percorso, ho destrutturato, ho tolto tutto quello che non ero io, non sono più schiavo delle mie passioni, lo diceva anche Battiato in una canzone, l'animale che mi porto dentro, no? Lui lo domina. Perché nelle iconografie sacre vediamo la Madonna che schiaccia il serpente, San Giorgio che infilza il drago? Non Drago. sono le cavolate che ci raccontano le favolette della Chiesa, è il dominio delle passioni.
passioni, è l'essere umano che compie un lavoro e riesce a dominare l'animalità, le passioni, i pensieri, le emozioni, l'energia sessuale. Il serpente è soprattutto l'energia sessuale, ma è anche E la conoscenza. è la Ora Kundalini da una parte ed è la conoscenza dall'altra, no? esatto, perché Sappiamo. bisogna vedere le chiavi di lettura. Lo Certo, domini, non lo stai uccidendo, lo devi dominare, non ti devi far dominare, assolutamente, questo è il lavoro. assolutamente. Ora soltanto tu puoi proseguirla. E dice: "Come una coppa", un'altra figura, "offro il mio vuoto perché venga colmato." È il Graal, no? Mh-mh. Poiché mi sono aiutato, quando Mh. diciamo aiutati che Dio ti aiuta, cosa vuol dire? Mh. Esattamente Mh. questo. Poiché mi sono aiutato da solo, adesso aiutami tu. Perché come funziona? Io ho fatto la mia parte, mi sono messa in cammino, ho assunto la mia responsabilità, ho tolto tutto quello che ritenevo superfluo, adesso sono vuoto, ma non perché deve rimanere il vuoto. Adesso, mio sé, spirito, abitami. Questo è il Mh. lavoro spirituale, questo è il lavoro interiore. Fare spazio per fare entrare lo spirito, lo dice la Cabala, lo spirito Sì, certo. scende da Keter Malkut. Noi ci facciamo coppa, Graal, e lo Mh. spirito ci riempie per agire nel mondo. L'animalità del mondo, il diabolos, questo è il Mh-mh. diavolo, quello che separa, Esatto. è Certo, stato c'è questa domato separazione. e ha lasciato spazio al sé, alla parte Allora, di piccolissima cosa, la forza. Se noi prendiamo i 22 arcani maggiori, togliamo il matto che non ha numero e li dividiamo per 3 file di 7 carte, quindi facciamo un mandala, come dice Jodorowsky fra le altre cose, o Jodorowsky in italiano, io sì, lo pronuncio alla francese, Jodorowsky, e tracciamo le diagonali di questo mandala, nel mezzo c'è la forza. E la forza, non entro troppo nei dettagli, comunque fa parte di questo discorso anche di un femminile sacro che riesce in un qualche modo a dominare una forza istintuale animale che potrebbe fare paura, che è dentro di noi, ma in realtà, come si vede dalla carta, la riesce a dominare in una maniera molto serena, molto esatto. serena. E non vado oltre perché si potrebbe parlare anche qui una settimana di questa carta, però E poi avevamo ancora un protagonista che è il matto, no, sì, il matto come lo dobbiamo vedere? Il matto non ha numero, quindi il matto può essere posto nel mm, viaggio tra gli arcani ovunque noi vogliamo. Quindi sì, nel viaggio nell'eroe noi ci possiamo identificare con il matto, ma il matto che va a incontrare nel suo viaggio gli altri arcani diviene diviene sì, sì. queste forze, diviene È un po' questi il jolly, simboli. no? È Volendo, il noi diremmo il jolly. jolly. Ed ecco qui un'altra cosa che voglio specificare, perché non so Mm, da te in Francia, ma qui in Italia si è affermato tantissimo un metodo di lavoro interiore, che chiamano molto più lavoro su di sé, ma a me non piace, di lavoro personale, che è quello preso da Gurdjieff della quarta via, che è quello di mm, creare, per rompere la meccanicità animalesca, ripetitiva, della struttura materica, è quello di creare un osservatore interno che debba stare appunto ad osservare tutto quello che accade nella nostra complessità. Allora, se questa cosa la ritengo personalmente utile nella prima parte, quando si inizia il mm. lavoro, a lungo andare questo osservatore diviene il grande fratello e siccome viviamo in un tempo che ci vuole ipercontrollare, tra un po' ci mettono le telecamere anche in casa, cioè il sistema ci vuole ipercontrollare e non è un caso che lo voglia fare, ci vuole ipercontrollare perché vuole dirci come la maestrina, trattarci sempre come i bambini sciocchi perché ci deve dire cosa dobbiamo pensare, cosa dobbiamo dire, cosa dobbiamo mangiare, come dobbiamo agire. Questo non è un essere umano evoluto, questo non è un essere umano che compie un percorso, un viaggio che porta alla realizzazione di sé, che compie un lavoro. È Ma tutto il sai, contrario.
E allora Concludiamo, direi anche in questo modo, se vuoi Barbara, perché il discorso si riporta al discorso che facevamo all'inizio della responsabilizzazione, no? ma non solo, c'è un'altra parte che il matto spiega bene e con quello veramente, poi chiudiamo Concludiamo. con una Sì. frase e io mi taccio, che dice: "Dopo", questo te lo dico io, "dopo che hai fatto il lavoro, l'osservatore va bene, ma non per sempre. Ti aiuta a capire, okay, mettiti, dove ripeto questo, qual è il mio morbo, qual è il mio pensiero ridondante, dove sto dando la mia energia inutilmente. Sì, osservati, ma dopo, dice il matto, lasciati possedere da uno spirito più forte del tuo, da un'energia impersonale, perché se no siamo sempre sotto il dominio di una parte che è personalità, ok? Mhm. Non si tratta di perdere la coscienza, ma di lasciar parlare la follia originaria, sacra, che sta dentro di te. Smetti di essere il testimone di te stesso. A un certo punto questo testimone deve cessare la sua funzione, ha concluso il suo ruolo. Smettila di osservarti, lo dice proprio, guardate, come se l'avessi scritto io. Sii attore allo stato puro, un'entità in azione. La tua memoria smetterà di registrare i fatti, le parole e i gesti che hai compiuto. Superare la razionalità non significa rinnegare la forza mentale. Mantieniti aperto alla poesia dell'intuizione, ai fulgori della telepatia, a voci che non ti appartengono, che non vuol dire diventare pazzo, ma essere connesso con il tuo sé, con il daimon, a una Mm. parola che proviene da altre dimensioni. Cioè, la fine, lo scopo ultimo è quello che vi ho detto prima nelle parole dell'eremita. Ho svuotato tutto, adesso sono coppa, riempimi. Però se c'è il testimone che sta a fare il maestrino, a giudicare questo sì, questo no, questo sì, questo, come fai a essere riempito dall'altro, dall'invisibile, dalla forza Ma spirituale? perché questo è un vecchio schema, mentre invece il matto, sempre in analogia con l'astrologia, viene collegato all'Aquario e a Urano, perché c'è Alla la libertà. pazzia anche, perché è una specie di pazzia, capisci? Cioè è il Esatto, lasciarsi andare a una dimensione altra, molto più alta, avanguardista anche in un qualche modo. C'è proprio questo fatto anche di una mente che funziona molto velocemente, ma non la certo, mente del mentale, siamo d'accordo, che si collega, è quasi una forma di energia elettrica, capisci cosa voglio dire? È un elemento naturale. Mentre assolutamente tu sì. parlavi, io ho tirato una carta perché mi sono chiesta, ma allora di tutto questo che abbiamo detto fino adesso, magari è stato utile, non è stato utile, cosa hanno le persone che ci hanno ascoltato, no? Perché e devo dire che la carta che è venuta fuori è la 6, che è l'innamorato. Quindi, oltre all'innamorato, la questione dell'amore, ma la 6, che cosa ci dice in una sola parola? Ci dice la scelta, devi fare una scelta. Non entro neanche dentro la simbologia, il vecchio, il nuovo, il passato, il futuro, quello che conosco, quello che non conosco. C'è una discussione che è orizzontale, siamo sul piano orizzontale nella 6, non siamo in un piano verticale, le figure non guardano verso l'altro, ma è il discorso che hai fatto tu all'inizio, lavoriamo su un piano orizzontale, perché il piano verticale è ancora un'altra cosa e se facciamo Esatto. bene quello orizzontale e abbiamo contribuito con questo live un pochettino a sensibilizzare al piano orizzontale, ma fondamentalmente questa carta mi parla di una scelta. Devi fare una scelta e nessuno la fa al posto tuo. Esatto. Io voglio lasciarvi, voglio appunto salutarvi con una frase di Hermann Hesse che dice: "Viaggiare deve comportare il sacrificio, che è sacrum facere, fare il sacro, non è una cosa brutta. Il Mm, sacrificio di un programma ordinario a favore del caso che non è una cosa a caso. Ci mm, siamo mm. intesi col discorso che abbiamo Sì, sì, portato certo. avanti.
la rinuncia del quotidiano per lo straordinario. Deve essere una ristrutturazione assolutamente personale alle nostre convinzioni. E con questo io vi saluto. Grazie mille Barbara, lo so che il tempo è sempre già un'ora e mezza, stiamo parlando, il tempo è sembra sempre corto. Io ho anche chiesto se ci sono delle domande, nessuno mi ha risposto, ho visto che nel frattempo ci sono persone che non ho salutato, Flavio, Manuela, insomma, non ho salutato tutti, ma ci sono delle Io persone che saluto anche conosciamo. Roberta, Ah, Roberta Corteggiani, la Gabriella Montemurro, Se mia zia avete che ho delle visto. domande, se avete delle domande, possiamo ancora rispondere qualche minuto. Se vi è tutto chiarissimo, che non credo, però insomma, Se no, vabbè, invece è scherzando chiarissimo, mi perché potete siamo fra anche di scrivere. noi, proprio l'atmosfera del live è proprio anche questa, io Beh, così la certo. voglio, cioè fra di noi, quindi in un'atmosfera in cui si dicono delle cose che sono importanti, ma in una maniera come dire, che è leggera, che non vuol dire superficiale, No. naturalmente, con grande semplicità anche, che non vuol dire semplificazione, insomma, siamo sempre nei soliti discorsi, però se avete qualche domanda fatecela, altrimenti avete tutti gli elementi per contattare Barbara e per fare un lavoro con lei interessantissimo. Se volete consulenze di astrologia di tarocchi, di astrotarocchi, naturalmente potete contattarmi, non contattarvi anche, poi contattarmi. Avete il mio indirizzo e la posta elettronica nella descrizione del live. E cos'altro dirvi? Vabbè, il mio canale YouTube Astrotarotina, quello di Instagram Astrotarotina e i canali di Barbara Messe, messaggi dal SEM, avete tutti i dettagli nella descrizione. Io non vedo domande, Io quindi volevo dire, magari come anche a chi ci ascolterà in un secondo sì, momento, che se certo. andate sul mio sito che è www.espavo.it troverete una pagina che si chiama Espavo Fullness col cuoricino blu e lì, a seconda di dove vedrete, se lo vedete da un personal computer lo troverete in basso a destra, se no scorrete, scrollate e troverete un piccolo quaderno di lavoro che potete scaricare gratuitamente. E si chiama Mini Talea, ripartire da una parte di sé. Quindi, oltre agli spunti generosi di questa serata, che tra quello che io ho detto e che Maria Cristina ha detto, riascoltandolo ne troverete tanti disseminati lungo il viaggio che abbiamo compiuto insieme, e quindi già quello potrà essere motivo di iniziare un lavoro, ovviamente mettendo per iscritto. Ritornate a usare, io quando lavoro uso 1000 colori, come i bambini, ho il mio borsello dei colori, penne colorate, perché io sono una gemelli, se non gioco non mi diverto, mi annoio, e carta. E quindi fatelo a mappa mentale, fatela come più vi piace, però scrivete queste cose. Chi sono io, mi conosco, quali ripetizioni ho, mi assumo la mia responsabilità, qual è l'ambito di vita. Questo quaderno vi aiuta già Io a ce fare l'ho ordine nel vostro caso. questa cosa di cui parla Barbara ce l'ho, l'ho scaricata già da qualche anno ed è veramente, a parte fatta molto bene, come tutto il suo sito, è anche molto utile. Quindi in realtà sì, di spunti, ci sono persone che mi stanno scrivendo anche su WhatsApp per ringraziarmi, ma dicono che non riescono a scrivere sulla chat, quindi insomma, vabbè, va bene tutto, va bene tutto. Quindi Certo. io concluderei come? Beh, prima di tutto ringraziando, grazie, grazie, grazie 3 volte, naturalmente Barbara, per essere stata qui con me, a tutte le Grazie a persone che te. hanno seguito in presenza e che poi seguiranno perché riascolteranno il replay nei prossimi giorni che uscirà subito su YouTube. E beh, il viaggio comincia, quindi non è che finisce qui assolutamente il nostro viaggio, magari faremo anche un altro live insieme, chi lo sa, insomma, comunque adesso che abbiamo visto che cominciamo a gestire la tecnologia, possiamo anche divertirci a fare queste cose, a cercare di Certo. condividere con un sorriso e in allegria, però sempre con un fondo di studio importante, questo ci tengo a dirlo. Bene, Barbara, se hai ancora qualcosa, se no io saluto te, saluto i nostri amici
e spero che Io tanto noi volevo ci ringraziarti contatteremo ancora di sicuramente. avermi ospitato in questo tuo bel salotto. Ringrazio chi ha utilizzato il proprio tempo, non è una cosa banale, il tempo è una cosa No, vero. preziosissima e quando una persona dedica del tempo a qualcuno o qualcosa è un dono immenso. Quindi io vi ringrazio di aver dedicato il vostro tempo a questo nostro salotto, questo nostro disquisire e spero veramente che, lasciandoci non ci lasceremo perché ci sono fili di connessione invisibili, possiate veramente sentirvi arricchiti e pieni di spunti per iniziare il vostro viaggio. Sto scrivendo un piccolo messaggio, appunto un saluto a tutte e a tutti, grazie di essere state con noi. Anche a nome tuo lo sto scrivendo. Grazie. Bene, adesso chiudiamo davvero. Noi, tu Barbara rimani perché noi facciamo un piccolo debrief dopo e salutiamo tutti. Grazie ancora. Chiudo qua. Ciao ciao.